Ciao ragazzi, allora oggi parliamo di un argomento fondamentale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo sviluppo software e alle applicazioni web, ovvero le REST API. Se ne parla un bel po' da tanto tempo ed effettivamente voglio incominciare con questo piccolo video totalmente di teoria per capire un po' come funzionano, per quale motivo vengono utilizzate e qual è il concetto che si cela dietro a questa tipologia di struttura. È fondamentale per noi comprenderlo al meglio per capire per bene come realizzarlo poi in qualsiasi tipologia di tecnologia, in Node.js, in Java, in C# o utilizzando qualsiasi framework ovviamente vogliate. Allora, utilizzerò Draw come al solito per fare un paio di disegni. Allora, tecnicamente abbiamo due parole fondamentali, una si chiama REST e l'altra si chiama API. Allora, tecnicamente che cosa succede? Queste due tipologie di acronimo, ok, stanno per Representational State Transfer, ovvero è uno stile architetturale che descrive come dovrebbero comunicare i sistemi web. Ok? E ovviamente questa tipologia di stile architetturale va ovviamente ad unirsi fondamentalmente al concetto di API, ovvero Application Programming Interface, ovvero è un'interfaccia di programmazione delle applicazioni, ovvero un punto di accesso, ed è un insieme di regole che permette a diverse applicazioni di comunicare tra loro, quindi utilizzando al massimo un linguaggio comune o comunque sia un protocollo predefinito. Ok? In pratica che cosa significa? Le REST API, ok, permettono ai sistemi diversi di scambiarsi informazioni attraverso internet di qualsiasi natura essi siano, e vediamo dopo quali sono le proprie caratteristiche e per quale motivo questa tipologia di sistema di comunicazione è estremamente importante. Per fare un esempio pratico che ci aiuti a capire un po' meglio come funzionano le REST API, immaginiamo di essere al ristorante. Praticamente ci sediamo al tavolo ed aspettiamo che arrivi il cameriere. Quindi questo qui siamo noi, quindi questo qui è Giovanni, quindi è il cliente, che ovviamente si siede al tavolo, ok, giusto per fare un piccolo esempio, quindi facciamo finta che qui ci sia il nostro piatto. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è aspettiamo che arrivi il cameriere. Quindi il menu effettivo è il sistema che ti offre dei dati, ok? Quindi fondamentalmente cosa succede? Noi andiamo a guardare il menu per capire che cosa vogliamo mangiare. Bene, tecnicamente quando abbiamo deciso quali sono i dati che vogliamo scambiare, ovvero quando abbiamo deciso qual è la nostra pietanza, in pratica utilizziamo, comunque sia, parliamo con il cameriere, ok? Il cameriere fondamentalmente fa parte del ristorante, scusatemi, trasporto questi elementi direttamente di qua, e ovviamente va in comunicazione con la cucina, ok? Allora, l'idea è questa. Quando abbiamo deciso di che cosa abbiamo bisogno, praticamente noi trattiamo il cameriere come un API, ok? Ovvero io ordino, do delle informazioni o comunque sia vado a scambiare, ok, delle informazioni con il cameriere, quindi con la mia API, perché ho bisogno di cibo fondamentalmente, e quindi che cosa succede? Chiedo all'API di darmi un blocco di informazioni. Che cosa significa praticamente? Andiamo proprio un po' per gradi. Quindi quando ordino un piatto, ok, sto facendo una richiesta al cameriere, quindi una richiesta all'API, ok? Il cameriere che cosa fa? Prende la comanda e la trasporta, tra virgolette, alla cucina. La cucina effettua le mie operazioni, tecnicamente la cucina sarà ovviamente il mio server, ok, quindi la business logic del server, dopo approfondiamo un pochettino più nel dettaglio. Una volta che ha completato queste informazioni, quindi che ha finito di preparare il piatto, la restituisce all'API e l'API la restituisce ovviamente a me. E quindi fondamentalmente che cosa succede? Possiamo definire il cameriere come un tramite, ok, di comunicazione con il cliente, ok, e la cucina, rispetto ad un'architettura composta esattamente in questo modo. Bene, adesso va bene un esempio totalmente no code come questo, che serve ovviamente a coloro che si approcciano per la prima volta al concetto di REST API. Cerchiamo di trasporlo ovviamente all'interno di un sistema, di un'architettura client-server. Ovviamente che cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo il client che sarà il nostro browser, ok? E poi abbiamo il server che sarà la nostra
il nostro sistema composto per esempio diciamo di un set di funzionalità che ci permettono di effettuare un'ordinazione oppure avere delle informazioni relative al meteo e così via. Quindi fondamentalmente il server potrebbe fare qualsiasi tipologia di cosa. Allora, l'idea fondamentalmente è proprio questa. Allora, nelle nostre REST API come facciamo la comunicazione tra client e server? Beh, ovviamente utilizziamo il protocollo HTTP. Cosa significa? Praticamente andiamo a definire un'architettura, ok, che sfrutta un protocollo di comunicazione, ovviamente tra il server e il client c'è internet di mezzo probabilmente, oppure comunque sia una rete. Utilizziamo il protocollo HTTP e questo la definiamo come un HTTP request, ok? Facciamo una piccola animazione per far capire che cosa significa. Quindi va dal client verso il server. Proprio perché questa tipologia di connessione ovviamente fa parte di un'architettura che prevede ovviamente una connessione e la certezza che noi abbiamo ricevuto la nostra comunicazione e la richiesta deve ovviamente avere uno scopo, un fine, ovvero richiedere dei dati, noi abbiamo un'altra tipologia di comunicazione che va ovviamente appaiata ad ogni singola HTTP request che si chiama HTTP response. Ed eccola qua. Quindi fondamentalmente cosa abbiamo definito? Abbiamo definito un protocollo di comunicazione e questa è una cosa estremamente importante per noi. Possiamo dire che per ogni singola HTTP request c'è sempre una singola HTTP response e questo è per noi fondamentale. Adesso dobbiamo cercare di capire un po' qual è il concetto. Allora, nelle REST API, ok, quindi che cosa significa? In questa tipologia architetturale noi ovviamente c'è qualcosa che intramezza questa tipologia di scambio di informazioni che sarà sicuramente internet oppure una rete in generale. Capito qual è il nesso? Bene, e capiamo tra poco per quale motivo è estremamente importante l'approccio REST. Allora, e soprattutto l'approccio REST relativo all'utilizzo delle API. Quindi, cosa significa? Immaginatevi un'architettura, ok, composta in questo modo. Faccio un ribaltamento, quindi in un certo senso, guardate, il client lo porto sopra e il server lo porto sotto. Seguite il mio ragionamento. Fondamentalmente che cosa succede? Immaginatevi in una vostra applicazione, noi andremo a sviluppare un'applicazione anche abbastanza complessa sotto questo punto di vista, avete un database che si occupa, ok, un DBMS, un Database Management System, che si occupa della persistenza dei dati. Cosa significa? Che in pratica noi andiamo a salvare i nostri ordini, il dettaglio degli studenti, il dettaglio dei clienti e così via, tra virgolette. Bene, subito sopra praticamente abbiamo un altro elemento che si chiama di solito la business logic, ovvero in pratica è tutto ciò con cui noi andiamo effettivamente a comunicare a livello di tra virgolette di elaborazione, ovvero approcciamo all'interno della business logic quello che è il mio il cervello, il fulcro, qualcosa che fa delle elaborazioni e che poi una volta che ha completato tutte quante le sue elaborazioni va a riversare questi dati all'interno del DBMS. Qui dentro ci saranno le verifiche e controlli di sicurezza e così via, cioè nel senso vado a controllare se posso effettuare l'ordine, so abbastanza credito. Diciamo che a seconda dello scenario su cui ovviamente vi andate ad applicare, avete questa tipologia di approccio o soluzione. A questo punto cosa succede? Immaginatevi, ok, di andare direttamente a comunicare con la business logic. Tecnicamente la business logic è soltanto un motore fondamentalmente, quindi immaginatevi tipo l'engine. Vediamo un po' se ce lo riusciamo a portare. Prendo questa qui che forse è un po' più carina come tipologia operativa. Questo qui è il simboletto del motore che abbiamo nella macchina. Bene, tecnicamente l'attore, ovvero il signor, una qualsiasi persona chiamata Pino, ad esempio, o Pino, Pina, come volete, praticamente non può direttamente comunicare con la business logic. Perché? Perché questo è il motore, ok? Bene, tecnicamente che cosa succede? Al di sopra del livello della business logic si mette un nuovo livello che si chiama user interface. Ok? Quindi questa user interface che cos'è? Guardate, se cerco una sorta di linguaggio di... facciamo un browser, vediamo un po' se ci aiuta. Eccolo qui. Praticamente
tutta questa parte di sopra, quindi la parte in giallo, ok, è qualcosa con cui l'utente, quindi il signor Pino, può direttamente comunicare, e questo per noi è fondamentale. Perché? Allora, definita la business logic, la parte blu, il nostro motore, la user interface serve per comandare quelle che sono le istruzioni, o comunque sia per ricevere le istruzioni da parte della user interface. E fin qua niente di particolare. Possiamo definire questa tipologia di architettura come two-tier, ok? Perché questo qui si chiama tier, questo è il persistence tier, ok? E questo qui sarà ovviamente la business logic slash UI, user interface tier. Quindi fondamentalmente, posso eliminare questi due elementi, abbiamo un'architettura composta in due modalità. Bene, problema numero 1. Allora, immaginatevi ovviamente di andare a sviluppare la vostra tipologia di applicazione, soprattutto su questa tipologia di interfaccia. Dovete scegliere ad esempio un linguaggio di programmazione. Posso scegliere ad esempio di utilizzare come DBMS MySQL, ok? Posso andare ad utilizzare la business logic, a realizzare la business logic in Java, ok? E posso andare a realizzare la mia user interface in HTML. Perfetto. Qual è la situazione attuale? Arriva il cliente che ci ha commissionato la nostra applicazione e ci chiede: ok, perfetto, siamo pronti per fare un salto di qualità, abbiamo bisogno di un'applicazione, quindi di realizzare un'applicazione. Ah, bene, quindi fondamentalmente cosa possiamo riutilizzare di questo? Ragazzi, praticamente l'unica cosa che possiamo riutilizzare di questa tipologia di approccio è soltanto il DBMS. Ok, perché? Perché la business logic e la user interface sono praticamente appiccicate. Infatti, se ci fate caso, sono esattamente un blocco unico. Ok? E infatti, se vediamo quello che succede all'interno dei server, tutta questa applicazione viene rilasciata su un server. Immaginatevi che la comunicazione e il DBMS potrebbe addirittura stare su un altro server, diviso da che cosa? Se io cerco ad esempio una nuvoletta di internet, ok? Bene, questa tipologia di suddivisione potrebbe essere esattamente fatta in questo modo. Quindi paradossalmente potrei avere il database in un luogo totalmente diverso da dove risiede la mia applicazione. E quindi questo diventa un po' limitante. Bene, allora a questo punto cerchiamo di capire che esiste un'altra tipologia di approccio, ed è qui che ci viene d'aiuto l'approccio architetturale REST e l'utilizzo dell'API. A supporto di questo approccio, quindi di questa problematica che vogliamo risolvere, praticamente che cosa facciamo? Andiamo a riprogettare il nostro schema. Guardate, di zoom un po' perché dovrò andare a lavorare un po' più nel dettaglio. Allora, il DBMS ci servirà sempre, quindi Database Management System. In questo caso abbiamo scelto, ok, MySQL. Guardate, lo scrivo direttamente qui sotto. Allora, il DBMS ovviamente sarà il sistema di gestione del database, vi ricordo, MySQL è il DBMS in questo caso che abbiamo designato. Poi che cosa succede? Allora, questo qui sarà il primo tier, ok? Quindi il database tier, ok? Facciamo già una suddivisione. Bene, grazie a quello che abbiamo scoperto prima, comunque sia che abbiamo compreso prima, che cosa facciamo? Beh, la business logic ci serve per forza, perché la business logic ci serve per forza perché tecnicamente è quello che va a fare i calcoli, ok? Quindi tutto ciò che ha capacità computazionale, quindi è, diciamo, possiamo prenderla un po' con i guanti termoriflettenti, però questo elemento qui dentro c'è il nucleo della nostra applicazione, ovvero ciò che ha quel minimo di intelligenza per effettuare l'operazione. Attenzione, non è un'intelligenza, non c'entra niente con l'intelligenza artificiale, ok? Bene, questo qui potremmo realizzarlo per esempio in Java, abbiamo detto. Metto in grassetto la business logic, così ce l'abbiamo come riferimento. Quindi vado ovviamente ad effettuare questa doppia connessione, perché si scambiano dati. Ok, se io chiedo informazioni alla business logic del tipo mi dai il paziente che ha codice fiscale PCA GNN, ok, lo chiedo al database, ok, il database mi dovrà rispondere, ecco perché c'è la doppia freccia. Questo qui ovviamente lo chiamiamo, questo secondo tier lo chiamiamo business logic tier, ok, e prende il nome ovviamente dalla sua tipologia, dalla categoria di modulo che stiamo utilizzando. Perfetto. Allora, a questo punto cosa succede? Quello che avevamo fatto prima era praticamente applicare la user interface,
ok? Quindi user interface in HTML, in questo caso, come abbiamo detto prima, direttamente a questo blocco. Però l'idea è, bene, immaginatevi di voler fare un'altra tipologia di user interface, che in pratica è sviluppata, ad esempio, in Kotlin per Android, ok? Facciamo finta di questo, ok? E guardate, ne voglio fare addirittura un'altra perché le applicazioni sono due. Faccio per esempio Swift per iOS. Non mi occupo del mondo iOS in questo momento, quindi potrebbe essere già deprecata questa cosa. Vedete, ce ne sono un po' troppe, infatti queste tre tecnologie non possono, quindi diventano, diciamo, incompatibili con la business logic sviluppata in Java. E allora, qual è stato il concetto principale di un'architettura 3-tier su cui si basa ovviamente la nostra REST, quindi lo stile architetturale REST? Prendo questi elementi, che sono degli elementi totalmente separati. Per quale motivo? Beh, perché la user interface in HTML è un punto di accesso sul web, quindi come se fosse un sito internet, e queste due sono praticamente delle applicazioni per smartphone. Ok? Quindi vedete, queste sono tre tipologie di applicazioni. Guardate, facciamo così, la posso mettere direttamente qua sotto. Stessa identica cosa, posso crearla sotto questo punto di vista. Ok, perfetto. Allora a questo punto pure il browser sarà questo elemento qui e gli metto user interface in HTML. Mi piacciono un pochettino di più queste iconcine. Quindi sono tre tecnologie totalmente diverse, vedete? Bene, però i server, ok, che noi abbiamo a disposizione sono sempre 1 e 2. Vedete, questo sicuramente si troverà su un altro server, su un server web, ok, che è quello che noi andremo a sviluppare poi andando più avanti, ma questi sono proprio totalmente dei dispositivi, non sono dei server web. Quindi guardate cosa succede. Il signor Pino, di cui abbiamo parlato prima, fondamentalmente, che cosa potrebbe fare? Può andare, facciamo la signora Pina, questa volta, può andare a parlare con il sito web, ma può avere per esempio il suo telefono che sarà un telefono Android e quindi accedere in doppio modo o addirittura in tre modi. Per esempio il suo telefono aziendale è un iOS e allora a questo punto cosa succede? Come facciamo a collegare tutti questi elementi con la business logic in Java? Bene, tecnicamente la business logic non può parlare direttamente con queste tre tecnologie totalmente e formalmente molto diverse. Bene, si utilizza, ok, una parola che ormai abbiamo già sentito, che si chiama API. Che cosa fa l'API? Fondamentalmente l'API è un meccanismo di comunicazione, quindi vi ricordate la storia del nostro cameriere di prima, è un meccanismo di comunicazione universale che si interfaccia praticamente con tutte queste tecnologie. Quindi facciamo finta che questa è la comunicazione con questo va in comunicazione con questo e questo ovviamente va in comunicazione con la mia user interface. Quindi cosa abbiamo creato? Beh ragazzi, tecnicamente abbiamo creato una sorta di meccanismo di comunicazione che parla una lingua universale, tra virgolette, ok, che ci permette di switchare o comunque sia di cambiare tecnologia quando serve fondamentalmente. Bene, allora immaginatevi di avere un'altra tipologia di applicazione, quindi voglio rifare totalmente il sito web, quindi cancello questa tipologia di applicazione, ok? Lo voglio sviluppare con un framework molto famoso come per esempio quello che si chiama Angular, ok, scusatemi, faccio un po' di allineamenti perché è abbastanza carino. Bene, lo voglio sviluppare con un nuovo framework che si chiama Angular, guardate, vado a sviluppare la mia user interface utilizzando Angular. Bene, l'unica cosa che devo fare è semplicemente andare a comunicare esattamente come prima, ok, con la mia API, ok? Quindi che cosa devo fornire allo sviluppatore? Devo fornire le istruzioni su come parla l'API per permettergli la comunicazione, ad esempio con questo nuovo sistema. E quindi la signora Pina potrà utilizzare anche questo. Bene, quindi questo qui possiamo chiamarlo, questo ultimo tier, la User Interface Tier. E qui abbiamo suddiviso, guardate, abbiamo creato un'applicazione che si chiama 3-tier. Perché? Perché ci sono tre livelli. Il livello del database, la business logic e poi lo user interface. Spero che sia abbastanza chiaro. Questo sapete perché è estremamente utile per noi? Bene, perché questa tipologia di architettura,
ok? Intanto rende la comunicazione universale, ragazzi, questo è bidirezionale perché le comunicazioni vengono fatte ovviamente in tutti e due i sensi, su quello siamo d'accordo, però la cosa più importante è questa. Allora, viene definito un meccanismo di comunicazione universale con tutte quante le applicazioni dello user interface tier, ok? Questo formato, almeno per quello che vedremo noi, si chiama JSON, ok? E utilizza le parentesi graffe per un motivo ben preciso, infatti lo metto qui giusto per farvi capire, lo vedremo tra un po' come metodo di trasferimento. Quindi ogni singola comunicazione sia in ingresso che in uscita dovrà essere codificata in JSON e utilizzeremo ovviamente il protocollo HTTP, questa è una cosa fondamentale per noi. Una cosa che però ci è molto utile da capire è che questa tipologia di struttura, che la vado ovviamente a semplificare dall'altra parte perché ormai abbiamo capito un po' come funziona, guardate, anche semplificandola sotto questo, utilizzando, guardate, un altro elemento che sarà per esempio la user interface fatta in HTML, ok, ne prendo soltanto uno, tanto abbiamo capito un po' come funziona tutto. Allora, la comunicazione con l'API mi permette di fare questo. Allora, bene, quello che trovo qua sopra è totalmente indipendente perché lo posso cambiarlo in un'applicazione Kotlin, in un'applicazione iOS, in Flutter, posso utilizzare Angular, bla bla bla. Però l'idea è questa. Se arriva un nuovo team di sviluppo della mia applicazione, di solito le applicazioni durano dai 2 ai 5 anni a livello di mantenimento, e dice, va bene, quello che avete scritto in Java andava bene fino ad ora, ok, adesso che cosa voglio fare? Voglio cambiare questo blocco qui, la business logic, e la voglio riscrivere. Cosa succede? Che praticamente è come se la mettessi da parte e riscrivo una nuova applicazione che ha le stesse identiche informazioni o lo stesso identico scambio dati delle API. Ragazzi, non è che riutilizzo la parte di API, però l'importante è che so che comunica sempre allo stesso identico modo, e questo qui lo riscrivo come business logic, per esempio scritta in C#, ok? E ho cambiato totalmente tecnologia. A questo punto posso eliminare la mia business logic in Java, vedete, e parlo col DBMS esattamente come prima. Quindi cosa succede? Un'architettura 3-tier, ok, permette, ok, alla mia user interface di non accorgersi mai, ok, di quello che succede praticamente dietro. Potrei cambiare il database, potrei creare un database di tipo, per esempio, SQL Server, ok, quindi di Microsoft, oppure altre PostgreSQL, oppure MongoDB, addirittura un salto totalmente tecnologico. La cosa importante è che chi sta ovviamente sul livello successivo è totalmente indipendente e non si accorge praticamente di nulla. Quindi già questa tipologia di applicazione è fondamentale per noi. Bene, dirla così, tra virgolette, è un po' riduttivo, perché effettivamente non si parla soltanto di indipendenza tecnologica, perché ritorno un attimo sul disegno di prima dove avevamo un'applicazione 2-tier. Bene, immaginatevi che succede qualcosa alla nostra business logic perché, diciamo, non siamo stati dei bravissimi e perfetti programmatori, capita un bug, capita a tutti, fondamentalmente, la nostra business logic crasha. Bene, tecnicamente cosa succede? Crasha ovviamente anche il server, e quindi, dato che entrambi gli elementi si trovano sullo stesso server, crasha anche questo modulo. Quindi cosa significa? Che il signor Pino fondamentalmente non può più effettuare nessuna comunicazione perché l'applicazione è crashata, non è più raggiungibile, ok? E quindi fondamentalmente cosa succede? Che praticamente vedo una pagina bianca, un errore 404 o un errore 500 addirittura, quindi diciamo è un po' brutto a livello proprio operativo. Bene, riportando questo stesso identico esempio di qua, cosa succede? Se il signor Pino va a parlare, tra virgolette, con la nostra user interface, ok? E immaginatevi che crasha ovviamente il nostro tier di business logic, cosa succede? Il signor Pino riesce comunque, vedete, a raggiungere la user interface in HTML, quindi fondamentalmente ha al massimo un piccolo alert che gli va a dire fondamentalmente attenzione, i nostri servizi sono momentaneamente non disponibili, e quindi in una sorta di pagina di cortesia che ci aiuta a capire che il servizio in questo momento non è raggiungibile, che è l'equivalente, attenzione,
della stessa identica cosa che fa Amazon, per esempio, quando non funziona l'applicazione oppure non vi prende il telefono. Vedete un cagnolino triste che vi dice c'è qualcosa è andato storto, che è diverso dal vedere una pagina bianca e non sapere che cosa sta succedendo. Ok? Quindi questo livello di isolamento, questo processo di isolamento per noi è fondamentale perché ci porta esattamente ad avere anche quest'altra tipologia di pregio sull'architettura 3-tier.